Buongiorno a tutti da Piergiovanni Salimbeni. Oggi vorrei parlarvi di un binocolo proposto da un'azienda mai apparsa tra le pagine di Binomania, sino a oggi, ma che è nata nel lontano 1971. Sto parlando del Barris Drop-Tine 8x42 che mi è stato gentilmente inviato dalla Mega Hertz Outdoor. Questo binocolo costa 299 euro e gode di una garanzia a vita. Ve ne parlerò tra breve dopo la sigla. Se volete, prima di iniziare, potrete iscrivervi al mio canale premendo sul pulsante qui in basso. A tra poco! Prima di darvi le mie impressioni, mi piacerebbe parlare della nascita della Barris. Negli anni 70 il fondatore Don Barris era un ingegnere progettista che lavorava presso una nota azienda di Denver chiamata Redfield. Penso che molti tra voi la conosceranno. Nei 12 anni di collaborazione presso Redfield furono create alcune innovazioni che sono state adottate successivamente sul 99% dei cannocchiali da tiro. Ad esempio il primo reticolo montato sul secondo piano focale che non si ingrandiva all'aumentare degli ingrandimenti, oppure i primi cannocchiali da puntamento 4-12x e 6-18x, ma anche il cannocchiale a doppio reticolo di compensazione e altro ancora. Quando Barris inaugurò la sua azienda si concentrò per i primi 4 anni su anelli e open sight, ma in breve tempo si dedicò con passione alla produzione di ottiche sportive. Il primo cannocchiale d'appuntamento fu costruito infatti nel 1975 e con le ovvie innovazioni lo stesso modello è ancora un'icona attuale. Dopo la morte di Barris avvenuta nel 1987 l'azienda ha continuato a produrre prodotti molto interessanti, dai primi cannocchiali americani degli anni 80 con lenti multistrato sino ai famosi anelli Z, Rings, sino al reticolo Ballistic Plex con compensazione della traiettoria. Oppure, più recentemente, potrei ricordare una linea premium di binocoli dotati di ottiche ED. La Beretta Holdings l'ha acquisita nel 2002. Oggi la produzione comprende cannocchiali da caccia e tattici, mirini con il punto rosso, mirini per i tiratori con l'arco, spot and scope e ovviamente binocoli. Insomma, i lettori che non conoscevano questo marchio avranno compreso il mio interesse di testare alcuni dei loro prodotti. Ora vorrei parlarvi del Barris Drop-Tine 8x42. Inizio con il dirvi che la dotazione di serie prevede oltre al binocolo un panno per la pulizia delle ottiche, una tracolla in neoprene e una borsa in cordura. La cinghia della borsa è un'ottima garanzia a vita. Il Drop-Tine 8x42 è dotato di cerniera centrale. Il ponte di comando è ampio, mentre la manopola di messa a fuoco è dotata di una zigrinatura che fornisce maggior grip durante la focalizzazione. Anche il dito indice mi pare ben posizionato. In realtà anche l'armatura, peraltro molto spessa, è dotata di un valido sistema antiscivolo, di zigrinature ovunque di ampie zone con un'armatura nera a buccia d'arancia, in grado di aumentare il comfort osservativo. Il binocolo è riempito in azoto e sigillato con O-ring ed è anche impermeabile sino a 1 metro di profondità, è anti-urto e anti-appannamento. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 753 grammi senza tappi e cinghie, che sono distribuiti su 15 cm per circa 9 cm e mezzo. È dotato inoltre della filettatura per il collegamento al treppiede fotografico. Ho apprezzato inoltre un particolare interessante: il tappo che copre la filettatura è conico e consente di essere ruotato e estratto con maggiore facilità rispetto ai classici coperti piatti. La messa a fuoco mi ha impressionato, in tale fascia di prezzo ci sono spesso sistemi con un po' di gioco. In realtà il Barris Drop-Tine 8x42 possiede un sistema di messa a fuoco preciso, fluido e con un valido snap test, ossia il raggiungimento di un punto di fuoco su un soggetto sempre abbastanza univoco. La distanza minima di messa a fuoco che ho misurato è di circa 180 cm ed è necessario ruotare la manopola in senso antiorario per poco più di un giro completo per raggiungere l'infinito, mentre a circa 8 metri di distanza è sufficiente a portare una rotazione di pochi millimetri. È presente inoltre sull'oculare destro una ghiera anch'essa zigrinata ma priva di blocco per la compensazione delle diotrie. Il binocolo non fa uso di ottiche a bassa dispersione. Le immagini al centro del campo sono nitide e contrastate, mentre la tonalità è leggermente virata verso il caldo.
Gli oculari sono confortevoli, inquadrano un campo di 113 metri a 1000 metri, quindi circa 6,5 gradi di campo reale e 52 gradi di campo apparente. Non è quindi un binocolo grandangolare. Ho apprezzato molto la soluzione di utilizzare paraluci in metallo rivestito, perché nell'uso sul campo sono sempre più robusti rispetto a quelli in policarbonato. La distanza interpupillare che ho misurato è compresa tra 78 mm e 57,6, mentre alla distanza interpupillare di 65 mm ho rilevato una distanza tra gli oculari di 22,30. Lo reputo quindi un binocolo confortevole. L'estrazione pupillare è inoltre di 16,5 mm. Con i miei occhiali da sole e i paraluci abbassati riesco a inquadrare totalmente il campo di vista. I prismi invece sono in vetro BH4, hanno un rivestimento con correzione di fase e un rivestimento di elettrico sulle facce del prisma. Le pupille di uscita sono risultate abbastanza circolari, si nota soltanto qualche riflesso ai bordi, ma tutto alquanto in linea in tale fascia di prezzo. Il binocolo è anche ottimizzato con un trattamento multistrato su ogni superficie ottica per aumentare il contrasto e diminuire l'abbagliamento. È giunto adesso il momento di parlarvi delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Spesso mi accusano di essere un po' troppo pignolo nell'analisi dei binocoli. In realtà penso sia molto utile analizzarli in modo oggettivo, ma è necessario tenere anche presente la fascia di prezzo e l'economicità dei componenti. Quindi è sempre un fattore negativo sentir parlare ad esempio di aberrazione cromatica in un binocolo da 2000 euro, ma è alquanto normale notarlo in binocoli economici. Insomma, detto questo, vi posso confermare che il Barris Drop Tine mostra un po' di aberrazione cromatica in asse, più che altro su soggetti a forte contrasto e durante le condizioni di illuminazione più intensa. Osservando il panorama, gli alberi e le foglie nella maggior parte delle condizioni di illuminazione è presente ma non influente, tant'è vero che molte aziende con ottiche del genere tendono a definire i binocoli con l'acronimo HD. Potete vederlo ad esempio in questi brevi video, anche se sapete che è molto difficile tenere la mirror a mano libera in asse con l'oculare e che il sensore di una fotocamera percepisce maggiormente il cromatismo residuo. Presente il cromatismo laterale come un lieve alone verde violetto intorno ai bordi delle immagini più contrastato in controluce a partire da circa il 65-70% dal centro del campo. Come avrete presagito, visto il prezzo, il binocolo non è dotato di un campo totalmente piatto. Tuttavia le immagini sfocano lievemente a partire da circa l'85% del campo di vista e rifocheggiando si percepiscono ancora dei dettagli, sintomo che, almeno nell'uso diurno, il degrado dipenda quasi unicamente dalla curvatura di campo. La distorsione angolare in realtà è minima e si nota forse un po' di distorsione di ingrandimento agli estremi bordi del campo, comunque nel panning lo giudico un binocolo piacevole. Per quanto riguarda invece le impressioni sul campo, devo ammettere che non avevo mai provato un prodotto Barris prima di oggi e si è trattato di una novità anche per me. L'azienda di Greeley in Colorado non propone prodotti comparabili ai migliori Alpha. Il loro top di gamma, ad esempio, è situato sotto i 600-650 euro. Il Drop Tine, oggetto di questa prova sul campo, è un buon prodotto entry level, costa poco più di 250 euro. Ne ho apprezzato la robustezza, la precisione della messa a fuoco e alcuni particolari come le conchiglie in metallo e il pomello conico della filettatura, che sono molto utili sul campo. Al centro del campo è nitido e contrastato e la garanzia vita potrebbe fare la differenza rispetto ad altri prodotti concorrenti privi anche di alcune delle caratteristiche appena citate. In estrema sintesi, parliamo dei pregi e dei difetti. Per quanto riguarda i pregi vi posso dire che è robusto e impermeabilizzato, nitido e contrastato nella sua fascia di prezzo al centro del campo. La manopola della messa a fuoco inoltre è precisa e fluida. Le conchiglie dei paraluce degli oculari sono in metallo e il comfort osservativo grazie agli oculari di medio diametro è decisamente soddisfacente. Per quanto riguarda i difetti, ovviamente non propone un campo di vista grandangolare. È presente talvolta l'aberrazione cromatica che è visibile appunto in molte circostanze e c'è anche la presenza di un po' di coma e dell'astigmatismo ai bordi del campo, anche se è ovvio che questo non sia un binocolo specificatamente progettato per le osservazioni astronomiche. Vi ripeto il prezzo. Il binocolo Barris Drop Tine costa 299 euro ed è attualmente in offerta presso la Megahertz Outdoor a 269. Io ringrazio Angelo Pantano per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare le mie impressioni imparziali. Io vi saluto.
Ci vediamo su questo canale, su binomania.it, sul forum e sui 2 gruppi ufficiali di Facebook, Binocoli e Ottiche Sportive, Opinioni e Recensioni, e Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Se ancora non lo avete fatto, potreste iscrivervi gratuitamente a questo canale premendo sul pulsante qui in alto a sinistra. Buone osservazioni a tutti da Pier Giovanni Salimbeni.